Ciao a tutti e a tutte. Oggi in questo video vediamo come realizzare una coppia di ruote dentate con profili ad evolventi. Questo sarà il risultato finale. Questo è tutto ciò che riguarda la costruzione. Allora, adesso disattivo il layer degli ingranaggi e iniziamo con la costruzione. Inizio dicendo il perché di questo video. Questo video nasce da una mia esigenza, ovvero quella di svolgere l'esercitazione numero 9 del corso di meccanica applicata alle macchine di ingegneria meccanica di Roma 3 dell'anno 2023-2024. Ho cercato su internet tutorial per fare la costruzione di queste ruote dentate, ma ne ho trovati soltanto gli sbagliati, quindi oggi mi è sembrato giusto proporvi il tutorial corretto. Allora, cosa fondamentale per iniziare? Intanto vi dico che questo tutorial va bene sia per chi usa AutoCAD che anche per chi vuole fare il disegno a mano libera. E cosa fondamentale è andare su formato, stile punto, eccolo, ed inserire un punto che non sia questo qui, perché di base AutoCAD vi inserisce questo qui come punto. Cosa succede? Succede che se avete la necessità di disegnare un punto, come sarà il nostro caso, quindi noi faremo punto e prenderemo per esempio il punto a metà, non succederà niente perché avremo il formato stile punto, formato vuoto. Quello che io suggerisco è questo qui con cui mi trovo bene e mettere dimensioni in unità assolute e non relative allo schermo, perché relative allo schermo succederà questo. Ora, ecco, è apparso il punto. Se io zoom e prendo un altro punto, prendiamo l'estremo, avrà proporzioni in base a quanto abbiamo zoomato e non è ideale, quindi torniamo indietro, e ok, il punto lo elimino, quindi formato, stile punto, dimensioni in unità assolute e vediamo con 3 se è abbastanza grande e visibile, punto a metà, ok, 3 è abbastanza visibile, ci va bene. Allora, io qui ho già il disegno fatto, lo faremo qui accanto per semplicità. Quindi, l'esercitazione recita nelle prime righe disegnare una coppia di ruote dentate con profilo devolvente che risponde ai seguenti dati. Quindi ci fornisce l'interasse, il rapporto di trasmissione, l'angolo caratteristico, il modulo e poi ci dà altri valori che però sono fuorvianti come il numero di giri che non ci serve a niente. E determinare gli elementi geometrici della dentatura di qua e di là, quindi vuole sapere le caratteristiche appunto del disegno. Allora, iniziamo calcolando il raggio della ruota 1 e il raggio della ruota 2, in particolare il raggio della primitiva. Io ho già i layer fatti per comodità. Quindi R1 è uguale a I, che è l'interasse, diviso 1 più tau, che è il rapporto di trasmissione, tutto moltiplicato per tau. In questo caso ci viene 45 mm. R2 stessa formula, però non bisogna moltiplicare per tau, quindi è I, quindi interasse fratto 1 più tau e viene 75 mm. L'addendum è uguale sia per la ruota 1 che per la ruota 2, che è uguale ad m, ovvero il modulo, che è 5. B, che invece è il dedendum, è 5 quarti di m, uguale sia per la ruota 1 che per la ruota 2, quindi 6,25. Z1, ovvero il numero di denti della ruota 1, è 2 per R1 fratto m, ovvero 18, mentre per Z2, quindi il numero di denti della ruota dentata 2, è 2 per R2 fratto m, ovvero 30. E poi il passo lo vediamo dopo per verificare che abbiamo fatto bene. Quindi iniziamo dall'interasse. Linea interasse deve essere di 120 mm. Ok. A questo punto noi sappiamo qual è il centro, quali sono i centri delle due circonferenze primitive. Quindi andiamo sul layer primitivo. Raggio 1 è, nel mio caso è quello di sopra, raggio 1 45 mm. Raggio 2, ripremendo invio, si ritorna all'ultimo comando utilizzato, R2,
75 come dai nostri calcoli. Ricordo che per chi volesse usare AutoCAD è gratis, se si è studenti universitari, gratis per un anno. A questo punto, una volta trovata la circonferenza primitiva, andiamo a disegnare le circonferenze di troncatura esterna e di troncatura interna. Come si fa? Io utilizzo il comando offset, in quanto noi sappiamo quant'è per la troncatura esterna l'addendum, che identifica appunto la circonferenza di troncatura esterna. In questo caso l'addendum è 5 mm, quindi vuol dire che il raggio della circonferenza di addendum sarà 5 mm maggiore rispetto a R1, quindi con offset, comando offset, si chiede specificare la distanza di offset 5 mm, do invio, seleziono e gli dico che devono essere esterni e per la R2 è la stessa misura, sì. A questo punto ci avrà messo le due circonferenze sul layer sbagliato, ci ha preso anche la I che non ci serve, quindi le seleziono, tasto destro, sposta sul layer e troncatura esterna, ok, e ce l'ha messa qui. Adesso stesso procedimento per la troncatura interna, quindi la distanza è 6,25, seleziono questo verso il basso, stessa cosa per la circonferenza U. Allora, questo qui, quando ho inserito 6,25 era ovviamente il dedendum, che andremo a spostare su layer, troncatura interna. A questo punto mi sposto su il layer T1, T2 ed andremo a disegnare dal centro una retta di lunghezza, adesso non è importante, quindi diamo una lunghezza sufficiente, anche 55, inclinata dell'angolo caratteristico. Per inclinare una retta si dà la lunghezza, si spinge il tasto minore e si indica l'angolo, che mi pare fossero 22 gradi, ma adesso controllo. 22 gradi, quindi 22 gradi e lui ce la disegna. Ce la disegna, i gradi li prende sempre in senso antiorario e noi in questo caso fa comodo. Adesso cosa andremo a fare? Dovremo andare a cercare la circonferenza di base. La circonferenza di base è la circonferenza ehm, tangente a questa retta. Quindi noi adesso andremo a disegnare una retta che sia, ecco qui, ci ha preso il punto che forma un angolo di 90 gradi, eccolo. Andiamo a verificare, però è questo qui, angolare, quadratura angolare, 90 gradi. Quindi abbiamo trovato la prima, la spostiamo, quindi tasto sposta, invia, selezioniamo il punto di riferimento, lo mettiamo qua, ok. Adesso andiamo a prolungarla, quindi estendi, una volta, due volte, deve arrivare a toccare la retta inclinata di 22 gradi. Allora, questo pezzo qui non ci serve più, quindi lo possiamo togliere, quindi taglia, invio e questo qui lo cancello tutto insieme. Quindi la prima circonferenza di base l'abbiamo trovata ed è questa, centro nel centro delle circonferenze e il raggio è fino a qua. Adesso stesso procedimento per la seconda circonferenza, quindi la circonferenza 2. Quindi mi risposto su T1, T2, uso direttamente il tasto prolunga, estendi, in quanto ci è comodo, ci prolungherà il segmento senza dover dare angoli e niente. Quindi stesso procedimento di prima, una retta ortogonale, eccola, e questo qui è il simbolo, deve essere un quadratino, deve essere il simbolo di 90 gradi, quindi ok, invio, di nuovo sposta, selezioniamo, invio e punto base lo spostiamo al centro, Ops, ok, estendi, ora esce fuori dal disegno, quindi ok, un'altra volta, invio e taglia.
Allora, ci tengo a precisare che questo procedimento vale anche per chi volesse disegnare con il foglio di carta a mano libera e ovviamente sarà più complicato e ci sarà un passaggio che dovremo vedere tra poco in realtà. Quindi, però i passaggi sono gli stessi. Quindi disegno la seconda circonferenza di base, sempre centro nel centro delle circonferenze e raggio pari a questo segmento. Ok. A questo punto quello che vogliamo fare è, questo qui sarà il nostro punto P0, ovvero il punto di contatto tra i due profili dei denti. Quindi il profilo evolvente non è altro che la traiettoria di un punto, in questo caso il punto P0, che è questo qui, anzi, e lo andiamo proprio a disegnare con punto, quindi comando punto, invio e ce l'ha disegnato. Ok, forse è un po' troppo grande, quindi formato, stile punto, 3 è troppo, diamo 1,5. 1,5. Ok, un po' meglio. Quindi il profilo devolvente è la traiettoria di un punto appartenente ad una retta che rotola senza strisciare su una circonferenza. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che adesso dovremo far idealmente ruotare questa retta qui con il tasto, ve lo posso far vedere con il tasto, con il comando ruota. Ok, intorno a questo punto, questa retta rotolerà in questo modo e noi andremo a, senza strisciare ovviamente, quindi qui si sta compenetrando, non è proprio giusto, però può dare un'idea. Quindi andremo a far ruotare questa retta e la traiettoria, ovviamente in ogni istante il centro di rotazione sarà, e ora vediamo se non impazzisce. Allora, ok. In questo istante, diciamo, la rotazione non è corretta perché il punto di istantanea rotazione non è più questo qui che noi abbiamo preso, ma in questo caso, per esempio, sarebbe magari questo qui. Diciamo che questo punto avanza mano a mano che la retta rotola in senso orario. Quindi non è semplicemente una circonferenza, la traiettoria del punto P0, ma avrà un profilo che adesso andremo a disegnare. Quindi questa qui era, diciamo, la definizione di profilo evolvente, quindi quello che andremo a fare sarà dividere questo segmento, ora per semplicità ce lo andiamo a ridisegnare sopra, e T1, T2 possiamo, no, non lo possiamo togliere. Allora, quindi sempre su costruzioni 2 andremo a dividere questo segmento in quante parti vogliamo. Quindi disegna, punto, dividi. Lo dividiamo, io direi, in tre parti. Più dividiamo questo segmento in tante parti, più sarà dettagliata e corretta il nostro profilo evolvente. Quindi in tre parti. Un punto ce l'avevamo già disegnato, che era il punto P0, ora no, me l'ha cancellati tutti e due, ok. Allora, quello che adesso andiamo a fare è riportare queste lunghezze tra i punti, sulla circonferenza base. L'errore che ho trovato negli altri tutorial era il seguente. Negli altri tutorial, tutti gli altri tutorial, quindi penso che il primo abbia fatto il tutorial e i tutorial usciti dopo non erano altro che la copia del video originale. Quindi hanno fatto tutti lo stesso errore. Nei tutorial quello che si faceva era questo: disegnare delle circonferenze con centro nel punto tangente alla circonferenza di base e circonferenze di raggio da questo punto a la divisione del segmento in tre. Quindi facevano così e prendevano poi come punti, ora capiremo, il punto in cui queste circonferenze toccano la circonferenza di base, ma questo è sbagliato perché la cosa che caratterizza ehm, appunto questo segmento e questi punti è che questa distanza tra i punti deve essere la stessa della lunghezza dell'arco
che adesso andremo a prendere. Perché? Perché questa retta, rotolando senza strisciare sulla circonferenza di base, andrà a percorrere uno spazio sulla circonferenza uguale a questo segmento. Quindi se noi adesso andiamo a prendere, se noi con quei tutorial andiamo a dire che questo segmento qui è uguale a questo arco di circonferenza, ora fatevi finta che finisce qui, ora dovrei disegnare anche quest'altro punto per fare un arco, però diciamo ci siamo capiti, è sbagliato. Quindi questo era l'errore dei tutorial, adesso andremo a vedere come si fa. Si fa in modo molto semplice. Come si fa? Si vanno a disegnare degli archi, quindi un arco, e qui è arco in tre punti, il comando arco in tre punti, quindi il primo punto è questo, quello tangente, secondo punto un punto qualsiasi, quest'arco deve essere abbastanza lungo da permetterci di rappresentare questi tre punti, 1, 2, 3, riportati su quest'arco della circonferenza di base, quindi deve essere un arco abbastanza lungo. Ora io qui per esempio ho sbagliato, quindi devo andare prima a spezzare la circonferenza di base, per esempio qui, in un punto abbastanza lungo, perché questo segmento andrà riportato sulla circonferenza di base. Quindi arco a tre punti, primo punto, secondo punto sempre appartenente alla circonferenza di base, terzo punto, invio, no, invio in questo caso non serviva, ok. Elimino il segmento che serviva a spezzare e ok, ci siamo. Quello che adesso andiamo a fare è disegna, punto, misura. Questo ci consentirà di disegnare dei punti su un segmento, su un arco, circonferenza, tutti distanziati della misura di riferimento che noi gli diamo. Quindi ci chiede selezionare l'oggetto di misura. In questo caso l'oggetto è quest'arco, da misurare, scusate. L'oggetto in questione è quest'arco. Notate che bisogna cliccare sempre nella metà a sinistra in questo caso, perché se noi cliccassimo nella metà a destra inizierà a mettere i punti da questo estremo, invece noi vogliamo che li inizi a mettere da quest'altro estremo, quindi nella prima metà dell'arco ci chiede specificare lunghezza del segmento. La lunghezza del segmento è questa e ok. Quindi ci ha riportato la lunghezza di questo segmento sulla circonferenza di base. Andiamo a verificare appunto che questo sia vero. Quindi quotatura lineare, andiamo a verificare che la lunghezza sia la stessa, quindi prendo due punti perché l'arco è a tre punti, il comando arco qui è a tre punti, quindi dovrò prendere inizio, centro e fine, quindi avremo la somma di due lunghezze, quindi prendo direttamente due lunghezze. Ok, quindi freccetta in basso, ruotato, ci chiederà l'angolo e noi gli diciamo da qui a qui. Ecco qua, questa qui è la lunghezza 18,73. Noi disegniamo l'arco a tre punti, eccolo. Ok, adesso di nuovo quotatura, lunghezza arco 18,73. Quindi abbiamo visto che questo è il metodo corretto e non quello che si vede su altri tutorial. Ora vi faccio vedere quanto verrebbe la differenza, che è piccola perché è piccola, però non è corretta. Ecco, potete vedere appunto come la lunghezza dell'arco non è uguale al segmento e più andiamo avanti e più questa differenza aumenta. Vedete, si discosta, quindi è sbagliato. Ok. Per chi volesse disegnare a mano libera, questa divisione, come si potrebbe fare questa divisione sulla circonferenza di base? Si potrebbe fare semplicemente misurando ogni suddivisione, che in questo caso era Command Z, torno indietro, ok, era 18,73 mezzi, vediamo se si può, sì, ok, era 9,37 ogni segmento. Ops, quindi di nuovo modifichiamo la quota, ok,
invio, niente, non gli piace, invio, va bene così. Era 9,37. Noi dobbiamo riportare questa misura sull'arco di circonferenza. Come possiamo fare? Possiamo fare semplicemente sapendo che la lunghezza dell'arco di circonferenza è data da raggio per l'angolo. Quindi se noi sappiamo l'angolo, no, noi vogliamo trovare l'angolo, sappiamo il raggio e sappiamo la lunghezza dell'arco, basterà dividere la lunghezza dell'arco per il raggio, che è questo qui, è questo. Ci troviamo l'angolo, andiamo a prendere quell'angolo, adesso volendo lo posso fare, quindi è 9,37, 9,37 diviso. La lunghezza è, ce la riporta qui sotto, è 69,5388, viene 0,1347. Questo dovrebbe essere in radianti, quindi riportato sono 7,677 gradi. Quindi se noi adesso andiamo a fare ruota, selezioniamo questo, diamo invio, punto di base è questo qui, ricordando che AutoCAD prende come angoli positivi quelli antiorari, noi adesso vogliamo quello orario, quindi mettiamo meno 7,677. Ecco qui, abbiamo ritrovato di, il punto di suddivisione della circonferenza di base. Ora non è preciso perché non ho fatto, cioè non ho messo tutti i decimali corretti, comunque il disegno a mano libera non può essere molto preciso. Quindi voi mettete i decimali corretti e cercate di fare il meglio che potete. Quindi questo poteva essere un modo per disegnarlo a mano libera. Ora, quello che a noi interessa è disegnare appunto i punti, la traiettoria di questo punto P0. Quindi come si fa? Si fa allora retta dal centro di circonferenza a questo punto. Invio, di nuovo invio ci riprende l'ultimo comando fatto e facciamo la stessa cosa per quest'altro punto. Ora, questo qui è già il punto che P0 andrà ad occupare. Questo perché? Perché se questa retta qui rotola e questo qui è il punto estremale e l'abbiamo divisa in tre pezzi, quindi 1, 2, 3, il primo pezzo è questo, il secondo è questo, il terzo è questo. Quindi questo punto equivarrà alla posizione di questo facendo rotolare questa retta su questa circonferenza. Andrà appunto a sovrapporsi e questo punto andrà qui. Quindi questo non ci serve e possiamo toglierlo. Adesso andremo a rappresentare le rette tangenti a questa circonferenza in questo punto. Come si fa? Se questo qui è il raggio, la retta tangente è per forza a 90 gradi con questo raggio, quindi useremo il tasto ruota, selezionando il raggio, punto di base questo, in questo caso freccetta in basso, copia, 90 gradi positivo perché dovremmo farlo ruotare in verso antiorario, quindi 90 gradi e ok. Stesso procedimento per quest'altro punto, invio, punto di base, freccetta in basso, copia, 90 gradi, invio. Adesso, queste rette che abbiamo trovato, tangenti alla circonferenza di base, passanti per i punti che abbiamo trovato, che hanno stessa distanza sulla circonferenza della distanza su questa retta, li andremo a suddividere in 1, 2, 3 parti, come abbiamo fatto per il punto passante per P0 e per la retta passante per P0. Quindi disegna punto, misura. Non dividi perché? Perché questa retta è molto più grande di quest'altra, quindi se la dividessimo in tre otterremo appunto tre sezioni più grandi. Quindi misura sempre dalla parte a sinistra perché sennò inizierebbe a contare, a mettere i punti da destra. Quindi a parte di sinistra selezioniamo la lunghezza del segmento, ovvero la lunghezza della misura della distanza tra i punti. È la stessa tra un punto e P0. Ed eccola qui, stesso procedimento per quest'altra retta,
quindi tasto invio riprende l'ultimo comando usato qui, che in questo caso è disegna punto misura. Quindi selezioniamo, distanza sempre la stessa e vediamo che già inizia a formarsi il profilo dell'evolvente. Allora, la circonferenza di troncatura interna, questa qui azzurra, individua appunto dove andrà appunto troncato il dente, dove finirà il dente, ma questa zona non entra in gioco nel contatto tra denti e non è possibile appunto disegnarla in modo preciso. Quindi quello che si fa è prendere una retta radiale alla circonferenza e andare a tagliarla, quindi taglia in modo da lasciare soltanto l'ultima parte, il pezzettino fino alla circonferenza di troncatura interna. Quindi abbiamo fatto i punti a destra di questo punto qui, adesso dovremo fare i punti a sinistra per ottenere il resto del profilo evolvente. La costruzione è la stessa, in questo caso sempre su costruzioni 2, ok? Prenderemo un segmento che ci servirà per disegnare l'arco a 3 punti, di nuovo un invio, ok, prendo di nuovo un arco abbastanza lungo da poter disegnare una quantità di punti sufficiente, quindi disegna arco a 3 punti, il punto di partenza è questo, un punto dell'arco è questo e il terzo è questo. Elimino i segmenti usati per la costruzione. Oh, mannaggia. E andiamo a dividere di nuovo questo arco con punti distanziati della stessa distanza che ci sta tra i punti qui sulla retta. Quindi disegna punto, misura, partendo da destra questa volta perché vogliamo che inizi a contare da questo punto e non da questo. Quindi qui specifica la lunghezza del segmento da qua a qua e ce l'ha rappresentato così. Quindi adesso andiamo a disegnare nuovamente i raggi. Va bene qui? Sì. E andremo nuovamente a ruotare questi raggi di 90 gradi. Ok, una volta fatto questo andremo nuovamente a dividere i segmenti ottenuti in segmentini di questa lunghezza, che appunto è la stessa dell'arco tra i due punti. Quindi andremo a fare nuovamente disegna, punto, misura, partendo sempre dal basso perché vogliamo che i punti inizino da sinistra, quindi da qui la distanza è di nuovo questa. Ok, una volta fatto questo, ricordando che questo qui è il punto P0, ovvero il punto del quale noi vogliamo tracciare la traiettoria per ottenere l'evolvente, quindi i punti da prendere saranno questi qui. Quindi adesso spostiamoci sul layer dente, dov'è? 2 dente, eccoci, e usiamo il comando spline. Quindi partendo da qui andiamo a prendere tutti i centri dei punti in questione. E mi fermo qui. Allora, dovrei continuare perché i punti sono questi, quindi questa è qui la traiettoria del punto P0, però questa qui in viola è la circonferenza, come possiamo vedere, di troncatura esterna, ovvero il dente verrà troncato in questo punto, quindi tutto ciò che c'è sopra non è di nostro interesse. Quindi via e ok. Adesso questo pezzetto, che è quello della circonferenza di troncatura interna, lo possiamo spostare sul layer dente 2, 2 dente.
Ok, adesso non ci resta altro che ripetere questo profilo evolvente tante volte quanti sono i denti. Come si fa? Intanto disattivo il layer 2 costruzioni e andremo a prendere il comando serie polare, specificare il punto centrale intorno al quale deve disegnare è il punto di centro delle circonferenze e ci chiede quante volte devo ripeterlo? Z2 è 30, quindi noi dobbiamo disegnarlo 60 volte. Ora capirete il perché. Quindi metto 60, lo invio e ce lo disegna 60 volte. Queste è tutto un corpo unico, quindi andremo a usare il comando esplodi e ce l'avrà ridiviso in pezzettini. Quindi adesso dobbiamo specchiarlo intorno all'asse radiale. In questo modo otterremo il profilo del dente. Quindi comando specchia, selezioniamo, invio, l'asse deve essere radiale dalla circonferenza primitiva al centro delle circonferenze. Cancellare gli oggetti di sorgente? Sì. Ecco qui il nostro primo dente. Adesso dobbiamo cancellare tutti gli altri che non ci servono. Cosa molto utile è selezionare da un punto verso in basso a destra, in modo che ci prenderà soltanto i segmenti, non so bene se dello stesso layer oppure capisca che sono simili, non lo so, però va bene. Quindi ce l'ha selezionati, cancelliamo. Ora nuovamente serie polare, quindi selezioniamo l'oggetto, serie polare, punto centrale è sempre lo stesso, questa volta diamo il numero giusto di denti, ovvero 30. Ed ecco fatto. Adesso per verificare che la costruzione sia corretta potremmo, ad esempio, andare a verificare il passo. La formula del passo è 2πr, e in questo caso R2, tratto il numero di denti. Quindi in questo caso ci viene 15,7. Andiamo a verificare, quindi disegno, no, andiamo a fare prima l'arco, quindi il passo si misura sempre sulla circonferenza primitiva, quindi arco a 3 punti, ok, questa volta l'abbiamo preso giusto. Se il disegno è fatto bene, dovrebbe tornarci esattamente la misura di 15,7 come calcolato. Quindi quadratura lunghezza arco 15,71. È giusto. Quindi la costruzione è stata fatta correttamente e adesso abbiamo disegnato la prima ruota dentata. Quello che possiamo fare è andare a rifinire un po' questo disegno facendo in questo modo, quindi arco a 3 punti, intanto esplodiamo, esplodi, e ce l'ha esploso, quindi adesso andremo a disegnare un arco a 3 punti, comando taglia, e tagliamo questa parte che non ci serve, e di nuovo arco a 3 punti, di nuovo taglia, quest'altra parte non ci serve. Quello che dobbiamo andare a fare è dare un raggio di raccordo a questi angoli, questi spigoli, quindi è già messo, ma mi va bene così, anche se no, non mi va bene così, quindi andiamo a modificarlo. Tasto raccorda, seleziona il primo, seleziona il secondo, no, ho sbagliato, raccorda,
Seleziona il primo oggetto. Il raggio, diamo il raggio di, era dato 1, era troppo, quindi 0.5. Selezioniamo il secondo, questa volta va bene. Quindi rivediamo il comando da quest'altro lato e ok. Adesso andremo a cancellare questo segmento e andremo a fare una serie polare. Oh, andrà fatto pure di qua il tasto raccorda. Andremo a fare la serie polare. Ah, e no, manca anche quest'altro pezzetto sopra. Quindi arco a 3 punti. Ok, ora per comodità togliamo la troncatura esterna, eccolo qui. Andremo a fare la serie polare, tanto devo cancellare prima questi altri. Ok, adesso quindi serie polare di questo, di questo dente. Diamo invio, selezionare il punto centrale, è sempre lo stesso. Quanti denti? 30, non 309, 30. Ed ecco qui la nostra ruota dentata 2. Per fare la ruota dentata 1 il procedimento è uguale, ma andrà specchiato, diciamo, sull'asse orizzontale, quindi verrà eh, un procedimento di questo tipo qui, dove il punto P0 è questo qui, quindi il punto radiale tangente alla circonferenza di base della retta passante per P0 è questa qui, quindi tutti quelli a sinistra saranno i punti a sinistra e i punti a destra saranno i punti a destra. Quindi la costruzione è la stessa, si otterrà un profilo, andiamo a togliere la costruzione 1, si otterrà il profilo della ruota, andiamo a rimettere invece di esterno, si otterrà il profilo della ruota 1, che in questo caso è la ruota movente. E questo è quanto.